Una delle prime scelte che ci si trova a dover fare quando si decide di fare trading o investimenti di più lungo periodo è quella del broker. Si tratta di una scelta fondamentale in quanto a loro affidiamo i nostri soldi e da questa scelta poi saranno legati i nostri profitti o perdite, sia che si tratti di operatività sistematica che manuale. Esistono diverse caratteristiche che differenziano un broker da un altro, ma la principale è quella tra broker dealing desk e broker non dealing desk. Vediamo di cosa si tratta subito dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone e oggi vediamo quali sono le differenze tra un broker dealing desk e un broker non dealing desk. Vi invito tra l'altro a rimanere fino alla fine perché vi dirò quali sono i broker che utilizziamo noi per la nostra attività di trading e di investimento. Tornando a noi, i broker dealing desk sono quelli più comunemente chiamati market maker e, come suggerisce appunto la dicitura market maker, ovvero che fa il mercato o creatore di mercato, queste società di brokeraggio fanno letteralmente il mercato, ovvero prendono le quotazioni dal mercato interbancario e modificano i prezzi bid e ask di un certo strumento finanziario tramite il loro dealing desk, cioè il banco di negoziazione. I prezzi di quotazione dei vari strumenti che vediamo attraverso la piattaforma di trading di un broker market maker non sono mai i prezzi reali di mercato, in quanto il broker ha variato i prezzi aggiungendo una quota di spread, che rappresenta il suo guadagno e che realizza nel momento in cui apriamo un ordine. Va detto inoltre che molto spesso questo spread aggiuntivo non è costante nel tempo, ma potrebbe aumentare ad esempio di notte quando la liquidità è bassa, oppure in concomitanza dell'uscita di notizie macroeconomiche molto importanti, in quanto il mercato diventa imprevedibile e quindi aumentando il rischio per il broker ne aumenta di conseguenza il profitto in caso di operatività da parte dei trader. Ma perché parlo di rischio per il broker? Perché lui rappresenta la controparte delle nostre operazioni, assumendosi il rischio della posizione dei clienti. Infatti se un cliente apre un'operazione che va in profitto, il broker dovrà pagare il profitto direttamente dal suo conto. Contrariamente, in caso di perdita, il broker incasserà la perdita del cliente. Quindi il broker, oltre ad amplificare lo spread durante le fasi di mercato più rischiose e ad alta volatilità, potrebbe anche rifiutare di eseguire degli ordini o riquotarli, cioè rifiutare l'ordine e proporre al cliente dei prezzi di ingresso leggermente diversi ma più vantaggiosi per lui. Oppure potrebbe ritardare l'esecuzione di un ordine per avere un prezzo migliore. Oppure, altro caso, potrebbe impedire di posizionare o modificare un ordine pendente troppo vicino al prezzo attuale di quotazione. Ma cosa fa un broker market maker nel momento in cui un cliente apre un ordine? Per esempio un ordine di acquisto da un lotto sul cross Euro-USD. Per prima cosa cercherà tra i vari clienti un ordine su Euro-USD dello stesso volume ma in vendita, in modo da bilanciarli e guadagnare sullo spread da entrambi. Se non è possibile trovare una controparte, può coprire l'ordine aprendo un ordine equivalente da un suo fornitore di liquidità o nel mercato interbancario. In questo modo, se il cliente chiude l'operazione in profitto, anche il broker, avendo eseguito la stessa operazione, è in profitto e quindi va in pareggio guadagnando sulla differenza di spread, in quanto operando direttamente con fornitori di liquidità, il broker ha accesso a spread più vantaggiosi. Infine, se gli ordini sono troppo piccoli e quindi non accettati da un suo fornitore di liquidità o nel mercato interbancario, il broker può assumersi il rischio dell'operazione riscontrando una perdita se il cliente dovesse chiudere in profitto o, al contrario, un profitto nel caso il cliente dovesse chiudere in perdita. Tutto questo fa pensare che i broker market maker operino in conflitto di interessi per il fatto che guadagnano quando i loro clienti perdono, oppure non coprono le operazioni di alcuni clienti in quanto valutati statisticamente perdenti e quindi riescono ad assicurarsi un guadagno praticamente certo. Infine, si potrebbe sospettare che manipolino in maniera fraudolenta i prezzi per andare a prendere volontariamente gli stop loss dei loro clienti, nel momento che conoscono esattamente tutte le loro posizioni. Tutto questo può essere vero, tuttavia va anche detto che molti broker si coprono aprendo posizioni analoghe a quelle del trader nel mercato interbancario per eliminare il rischio derivato dalle operazioni dei propri clienti. Inoltre il guadagno deriva principalmente dalla differenza tra lo spread offerto al cliente e quello pagato dal broker al mercato interbancario, che ovviamente è inferiore, per cui il broker ha un guadagno assicurato sia che il trader vinca o perda. Va infine detto che un trader perdente che esaurisce il conto è un trader che smetterà di operare e che quindi non porterà più guadagni. Per cui è nell'interesse del broker avere trader profittevoli e soddisfatti che aumentano le dimensioni del loro trade, aumentando di conseguenza anche il guadagno del broker.
Ricordate che un broker dealing desk è la vostra controparte durante l'operatività. Vi suggerisco quindi di affidarvi ad un broker regolamentato, in quanto è più probabile aspettarsi un comportamento onesto e trasparente. Ricordiamo anche che la concorrenza tra questi broker è accanita, per cui è nel loro interesse mantenere spread in linea o più bassi della concorrenza ed evitare opinioni negative da parte dei propri clienti. Ora che è chiaro il funzionamento di un broker market maker dealing desk, vediamo come si comporta un broker non dealing desk. Un broker non dealing desk, come dice il nome, non ha un banco di negoziazione e quindi i prezzi mostrati dalla piattaforma sono effettivamente i prezzi del mercato interbancario, in quanto non subiscono una manipolazione. Questo broker mette in comunicazione il cliente con un terzo soggetto, che generalmente sono uno o più fornitori di liquidità. Il broker non dealing desk quindi fa semplicemente da intermediario tra i suoi clienti e il mercato interbancario e non è quindi la controparte dei suoi clienti. Il vantaggio di poter accedere direttamente al mercato interbancario attraverso il broker permette di avere accesso ad un pool di liquidità che consente di ottenere i migliori prezzi bid e ask. Inoltre non si hanno riquotazioni degli ordini e manipolazioni dei prezzi. Ma se il broker non varia i prezzi aumentando lo spread rispetto a quello del mercato interbancario, come guadagna? Il loro guadagno deriva da una commissione fissa, chiaramente proporzionale al volume con cui si vuole entrare al mercato, oppure da un aumento, anche in questo caso fisso, dello spread fornito dai fornitori di liquidità. Bisogna anche sapere che esistono due tipologie di broker non dealing desk, ovvero gli STP, dove STP è l'acronimo di Straight Through Processing, letteralmente elaborazione diretta, e i broker ECN, Electronic Communication Network, cioè rete di comunicazione elettronica. Tutti i broker ECN sono anche STP, ma non tutti i broker STP sono ECN. Parliamo dei broker STP e vediamo di cosa si tratta. I broker che operano utilizzando il metodo STP molto semplicemente indirizzano gli ordini dei propri clienti direttamente e in maniera automatica a uno dei loro fornitori di liquidità, che ha accesso al mercato interbancario. Questi fornitori di liquidità possono essere banche, società di investimento, hedge fund oppure semplicemente trader come noi. Ovviamente, utilizzando il metodo di elaborazione diretta per la gestione degli ordini, le transazioni finanziarie sono completamente automatizzate e non vi è alcun intervento umano o il passaggio attraverso un dealing desk, il che ovviamente significa maggior velocità di esecuzione, minori costi operativi e nessun errore di esecuzione. La maggior parte dei broker ha diversi fornitori di liquidità, ognuno dei quali propone il proprio miglior prezzo bid e ask al broker. A questo punto il sistema di intermediazione ordina quindi le varie quotazioni dal migliore al peggiore e seleziona i prezzi bid e ask più convenienti per i propri clienti, cioè quelli la cui differenza porta al minor spread e li propone quindi in tempo reale alla clientela attraverso la piattaforma. Chiaramente le quotazioni offerte dai fornitori di liquidità variano nel tempo in funzione delle condizioni di mercato. Ad esempio, durante l'uscita di notizie in condizioni di alta volatilità, lo spread potrebbe aumentare e quindi anche lo spread che il broker propone ai propri clienti varierà di conseguenza. È chiaro che maggiore è il numero di fornitori di liquidità a cui si appoggia il broker, migliori saranno le quotazioni in termini di spread, essendo maggiore la concorrenza, e maggiore sarà la probabilità di vedere il nostro ordine eseguito. Infatti un broker non dealing desk non è la nostra controparte e quindi, anche se molto improbabile, l'esecuzione dell'ordine non è sempre garantita, ma dipende da quanta liquidità è presente sul mercato per quel determinato strumento finanziario. Quando compro uno strumento finanziario sul mercato deve esserci qualcuno disponibile a venderlo. Se questa controparte non c'è, l'ordine ovviamente non può essere eseguito. Il vantaggio però è che con un broker non dealing desk non esistono riquotazioni o limitazioni sull'operatività durante particolari condizioni di mercato. Infine il broker trae profitto aggiungendo un markup fisso allo spread bid-ask offerto dai fornitori di liquidità, amplificando quindi leggermente lo spread come fanno i market maker. Per finire, risulta logico che essendo il broker semplicemente un intermediario non trae vantaggio dalle nostre perdite e quindi non opera in conflitto di interessi con i propri clienti. Il suo guadagno deriva dal markup sullo spread, per cui più il trader è soddisfatto e opera con più frequenza o con volumi maggiori, più il broker aumenta i suoi guadagni. Da quanto abbiamo detto, quindi un trader perdente che brucia il proprio conto non porta alcun vantaggio ad un broker non dealing desk. Vediamo ora come funziona la seconda tipologia di broker non dealing desk, cioè quello denominato ECN. Come anticipato, ECN significa Electronic Communication Network, ovvero rete di comunicazione elettronica, e come detto tutti i broker ECN sono anche STP, quindi con elaborazione diretta degli ordini.
È chiaro quindi che i broker STP e i broker ECN hanno molto in comune. La differenza cruciale è che i broker ECN permettono ai propri clienti di interagire direttamente con il mercato interbancario, quindi banche, società di investimento, hedge fund o trader come noi, attraverso la rete di comunicazione elettronica senza passare per un intermediario. Gli enti connessi al network quindi negoziano direttamente i vari prodotti finanziari e attraverso la rete le negoziazioni sono abbinate automaticamente tra le controparti ai prezzi bid-ask più vantaggiosi in tempo reale. I vantaggi dei broker STP li troviamo quindi anche nei broker ECN, ovvero non c'è manipolazione dei prezzi, non possono esserci riquotazioni e i costi grazie al sistema STP sono ridotti, con l'aggiunta che la clientela di un broker ECN può avere accesso alla profondità di mercato e quindi vedere a quali prezzi è presente la maggior liquidità e quindi agire di conseguenza. A differenza dei broker STP, il guadagno dei broker ECN deriva unicamente da una commissione fissa applicata agli ordini dei propri clienti. Inoltre, non modificando i prezzi bid e ask, gli spread che si hanno con questi broker sono i più bassi ed estremamente ridotti. Anche in questo caso quindi non vi è un conflitto di interesse tra broker e cliente e il broker non trae profitto dalle perdite dei trader. Come per i broker STP, l'esecuzione dell'ordine è dipendente dal livello di liquidità presente a quel prezzo in quel momento, per cui non è garantito come invece avviene per i market maker, e questo va considerato soprattutto per lo stop loss, in quanto c'è il rischio che l'ordine di chiusura non venga eseguito e le perdite potrebbero essere quindi maggiori. Tuttavia si tratta di un'eventualità estremamente rara e alla peggio l'ordine viene eseguito ma ad un prezzo leggermente diverso. Per concludere, generalmente i broker STP ed ECN per la loro struttura e interfacciandosi direttamente con il mercato interbancario richiedono un deposito minimo superiore ai market maker e le operazioni hanno un lotto minimo più elevato. Questo perché i fornitori di liquidità, trattandosi di banche e fondi, non hanno interesse ad accettare ordini troppo piccoli e quindi il broker non avrebbe modo di gestirli. Con un broker market maker ovviamente il problema non esiste in quanto, essendo lui la controparte, può accettare qualunque tipologia di ordine, col rischio però di non potersi coprire attraverso il mercato interbancario, appunto per le dimensioni troppo ridotte. Chiaramente questo è un aspetto molto importante che va considerato quando viene fatta la scelta del broker. Per soddisfare uno spettro più ampio di clientela, alcuni broker infatti possono offrire sia un servizio di lean desk tramite banco di negoziazione per i loro clienti meno capitalizzati e che fanno eseguiti più ridotti, sia un servizio non di lean desk di tipo STP per i clienti con maggior capitalizzazione. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Ovviamente non posso dirvi qual è la migliore o peggiore tipologia di broker perché dipende da questioni personali e dal proprio stile di trading, nonché dal capitale a disposizione. Spero comunque che adesso abbiate le idee più chiare e che questo video vi possa aiutare nella vostra scelta. Per quanto riguarda le nostre attività di trading e di investimento, ci affidiamo a Duca Scopi per quanto riguarda il trading sui mercati azionari e commodities e a De Giro per quanto riguarda gli investimenti in azioni ed ETF. Entrambi sono broker ECN con tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato poco fa. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un bel like qui sotto perché mettere insieme tutte queste informazioni e cercare di renderle il più chiare possibile non è stato affatto facile e un like ci sarebbe quindi molto utile per capire se l'avete apprezzato. Inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere avvisati quando usciranno i prossimi video. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo molto presto.